Lezione 1. La rivelazione di Rice Ball. Ciotola di riso alle verdure? Oh, adoro le ciotole di riso. Qualche altro piatto che ti piace con il riso? Lo abbino spesso a verdure grigliate. Aggiungete anche una fonte proteica? Preferisco il tofu marinato con soia e zenzero. Hai provato il tempeh con glassa speziata? L'ho provato una volta e mi è piaciuta la consistenza. Variate i chicchi oltre al riso bianco? Uso riso integrale e talvolta orzo a grana corta. La scelta del cereale cambia molto il sapore? Cereali diversi alterano la consistenza e il valore nutritivo. La maggior parte delle volte prepari salse da zero? Preparo condimenti semplici con agrumi e olio di sesamo. Includete cibi fermentati per approfondire? Di tanto in tanto aggiungo kimchi o cetrioli sott'aceto. Cucini il riso in una risottiera o sul fornello? Uso un cuociriso per risultati costanti. Sciacquate il riso prima della cottura? Risciacquo sempre per eliminare l'amido in eccesso. Condisci il riso mentre cuoce? A volte aggiungo una foglia di alloro o una spruzzata di aceto. Riempite le ciotole con erbe fresche? Il coriandolo fresco e l'erba cipollina ravvivano il piatto. Ritieni che la presentazione sia importante per YouTube? La presentazione attira gli spettatori e segnala attenzione. Riprendete foto dall'alto per maggiore chiarezza? Le immagini dall'alto mostrano bene i livelli e le texture. Parli di alimentazione per il tuo pubblico? I consigli nutrizionali aggiungono valore educativo ai contenuti. Gli spettatori preferiscono ricette veloci o narrazioni lunghe? Molti preferiscono ricette concise con passaggi chiari. Usi le tendenze degli influencer per ispirare le ricette? I gusti di tendenza possono aumentare notevolmente il coinvolgimento. Questo approccio potrebbe sembrare non autentico a volte. Potrebbe, se le tendenze prevalgono sul gusto personale. Come riesci a bilanciare tendenza e autenticità? Adatto le tendenze al mio stile e spiego le scelte. Pensi che le polemiche possano aumentare le visualizzazioni? Le controversie possono suscitare interesse, ma possono danneggiare la fiducia. Discutere sulle ricette tradizionali rispetto a quelle moderne sarebbe controverso? I dibattiti sull'autenticità spesso creano accese discussioni. Includete il contesto culturale nella presentazione dei piatti? Il contesto mostra rispetto e approfondisce la comprensione del pubblico. Hai mai subito una reazione negativa per una ricetta fusion? Una volta un piatto fusion ha sconvolto i puristi nei commenti. Come hai risposto alle critiche? Ho spiegato l'ispirazione e invitato al dialogo con rispetto. Questa risposta ha placato la controversia? Ha ridotto l'ostilità e ha portato a uno scambio costruttivo. Incoraggiate gli spettatori a provare delle varianti? Incoraggio la sperimentazione con una guida chiara. Mostrate sostituti delle diete restrittive? Presento alternative senza glutine e a basso contenuto di sodio. Discutete di consigli per gli acquisti e del budget? I consigli sul budget rendono le ricette accessibili a più spettatori. Fornite stime di tempistica e preparazione?
Le stime dei tempi aiutano gli spettatori a pianificare in modo efficace. Includete un segmento sulle abilità con i coltelli? Le abilità di base dei coltelli aumentano la sicurezza e l'efficienza. Dimostrate tecniche di marinatura? Mostro come marinare, per ottenere il massimo del sapore in un tempo minimo. Suggerisci opzioni di preparazione dei pasti per studenti impegnati? La preparazione dei pasti crea coerenza per il linguaggio e la pratica culinaria. Abbini i passaggi della ricetta alle spiegazioni del vocabolario? La mappatura del vocabolario aiuta l'acquisizione del linguaggio in modo naturale. Create didascalie sullo schermo per gli studenti? Le didascalie rafforzano la comprensione e la pronuncia. Consigliate gli utensili da cucina che contano di più. Un coltello affilato e una buona padella fanno una grande differenza. Insegni consigli sulla placcatura per un appeal visivo? Semplici regole compositive migliorano la percezione dello spettatore. Parlate della sicurezza e della conservazione degli alimenti? La sicurezza alimentare è essenziale e non deve essere trascurata. Invitate chef ospiti o cuochi locali. Le apparizioni degli ospiti portano nuove prospettive e credibilità. Ti occupi della sostenibilità nella scelta degli ingredienti? Le scelte sostenibili sono in linea con i crescenti valori degli spettatori. Suggerisci verdure di stagione per la ciotola di riso? Gli ingredienti stagionali offrono il massimo del sapore e un costo inferiore. Ci spieghi l'umami e il suo ruolo nel gusto? L'umami aumenta la soddisfazione e bilancia una ciotola. Consigliate il miso fermentato per l'umami? Il miso aggiunge profondità e benefici ai probiotici. Fate modelli di mise en place passo dopo passo? Mise en place semplifica la cottura e riduce lo stress. Mostrate le opzioni di assemblaggio a freddo e a caldo? Entrambi i metodi di assemblaggio si adattano a climi e preferenze diversi. Includete una versione ipocalorica o indulgente. Le opzioni di offerta soddisfano diversi obiettivi di pubblico. Vi occupate di allergie e contaminazioni incrociate? Note chiare sulle allergie proteggono gli spettatori vulnerabili. Fornisci un conteggio approssimativo delle calorie? Le stime delle calorie aiutano gli spettatori nella pianificazione dietetica. Create schede di ricette stampabili per gli abbonati? Le carte stampabili aumentano l'usabilità e la conservazione. Eseguite test del gusto davanti alla telecamera? I test del gusto aggiungono autenticità e fiducia degli spettatori. Chiedete agli spettatori di contribuire con le loro versioni? I contributi degli spettatori favoriscono il coinvolgimento e la community. Rispondi ai commenti per costruire un rapporto? Le risposte tempestive creano una base di pubblico fedele. Eseguite sondaggi per scegliere le ricette future? I sondaggi potenziano gli spettatori e guidano la strategia dei contenuti. Ottimizzate le miniature per attirare i click? Le miniature devono essere oneste e di grande impatto visivo. Riesci a bilanciare elementi divertenti ed educativi? Un approccio equilibrato sostiene il pubblico a lungo termine. Includete brevi segmenti di storia culturale? Brevi storie arricchiscono la narrazione della ricetta. Insegni un vocabolario alimentare educato per ambienti formali?
Le parole formali aiutano gli studenti in contesti sociali e professionali. Consigliate di abbinare le bevande alla ciotola di riso? Il tè o l'acqua minerale leggera completano semplicemente i sapori. Parli della fermentazione rapida dei sottaceti a casa? I sottaceti rapidi migliorano la consistenza e forniscono acidità. Fornite consigli per riscaldare il riso in sicurezza? Un riscaldamento adeguato previene la crescita batterica e preserva la consistenza. Mi spieghi come creare macronutrienti bilanciati? Le ciotole bilanciate supportano l'energia e la salute a lungo termine. Includi un segmento di chiusura con riflessione? La riflessione rafforza sia la tecnica culinaria che l'apprendimento delle lingue. Pensi che una leggera controversia sull'autenticità aiuti a raggiungere? Può attirare l'attenzione, ma deve essere maneggiato con rispetto. Puoi suggerire modi per adattare la ciotola ai palati globali? Suggerirò livelli di spezie e scambi di condimenti in base ai gusti. Credi che lo streaming di cucina dal vivo possa essere rischioso? I live streaming aumentano l'immediatezza ma riducono il controllo. Preparerai un piano di backup per problemi tecnici? Un backup garantisce la continuità e preserva la fiducia del pubblico. Hai intenzione di monetizzare tramite sponsorizzazioni o corsi? La monetizzazione dovrebbe essere in linea con il valore e la trasparenza. Intendi insegnare brevi esercitazioni linguistiche durante la cucina? Le esercitazioni linguistiche integrate nei passaggi rafforzano l'apprendimento in modo naturale. Promuovi un'alimentazione consapevole come parte della lezione? L'alimentazione consapevole collega cibo, linguaggio e benessere. Fornite un elenco di vocaboli scaricabile? Un elenco supporta la revisione e aumenta la fidelizzazione. Vuoi confrontare una ricetta classica con una rivisitazione moderna? Il confronto evidenzia l'evoluzione e stimola la discussione. Incoraggia un dibattito rispettoso sull'autenticità. Un dibattito rispettoso educa, senza alienare gli spettatori. Includete un invito all'azione per gli abbonati? Gli inviti all'azione devono essere cortesi e orientati al valore. Manterrai frasi brevi e formali per gli studenti? Le frasi brevi e formali aiutano la chiarezza e la comprensione. Prevedi di pubblicare segmenti come serie per un coinvolgimento prolungato? Una serie crea anticipazione e progressi costanti nell'apprendimento. Vuoi concludere l'episodio con un riassunto chiaro? Un riepilogo rafforza i punti chiave della cucina e della lingua. Ricorderai agli spettatori di mettere mi piace e iscriversi rispettosamente. I promemoria devono essere gentili ed enfatizzare i benefici per la comunità. Hai intenzione di testare nuove varianti di ricette mensilmente? I test mensili mantengono i contenuti aggiornati e basati sui dati. Inviterai i nutrizionisti per ricevere occasionalmente il contributo di esperti? Il contributo degli esperti rafforza la credibilità e il valore educativo. Prevedi di analizzare l'analisi per perfezionare i contenuti? L'analisi informa le decisioni e ottimizza la crescita del pubblico. Considerate la collaborazione con insegnanti di lingue? La collaborazione approfondisce la progettazione didattica di ogni episodio. Continuerai a sperimentare con il formato e il ritmo? La sperimentazione scopre ciò che serve meglio agli studenti e agli spettatori.
Pensi che la ciotola di riso alle verdure possa diventare un piatto d'autore? Un piatto d'autore può definire un canale e creare il riconoscimento del marchio. Hai un ultimo consiglio per gli spettatori che provano la ricetta? Inizia in modo semplice, assaggia spesso e adattati audacemente. Inizia in modo semplice, rispetta gli ingredienti e condividi la tua versione con noi. Lezione 2. L'elenco degli elementi essenziali. Assolutamente sì, stasera farò una lista di snack e altri prodotti essenziali. Questo piano ci assicurerà di essere ben preparati. Quali tipi di snack preferisci per viaggiare? Preferisco spuntini nutrienti e facili da mangiare. Le noci e la frutta secca forniscono energia duratura. La frutta fresca può essere rinfrescante e idratante. Includerò mele e banane per variare. Vorrei barrette proteiche per una forza sostenuta. Sceglierò barrette con nutrienti bilanciati e poco zucchero. I panini sani funzioneranno per pasti veloci. Preparerò panini con pane integrale e proteine magre. Non dimenticare le opzioni per le restrizioni dietetiche. Includerò scelte senza glutine e vegetariane. L'idratazione è essenziale durante i lunghi viaggi. Confezionerò bottiglie d'acqua riutilizzabili e compresse elettrolitiche. Utensili e tovaglioli portatili saranno utili. Porterò posate e tovaglioli di stoffa in acciaio inossidabile. Includerete un piccolo refrigeratore per gli articoli deperibili. Un refrigeratore compatto manterrà freschi i latticini e le insalate. Prendi in considerazione l'idea di imballare salviettine umidificate e profumate per la pulizia. Le salviettine umidificate ci rinfrescheranno durante le soste sulla strada. Il disinfettante per le mani protegge dai germi. Includerò un disinfettante a base di alcol e uno spray antisettico. Un piccolo kit di pronto soccorso è indispensabile per la sicurezza. Assemblerò cerotti, bende, antisettici e antidolorifici. Non dimenticare i farmaci e le forniture per le allergie. Confezionerò tutti i farmaci e gli antistaminici prescritti. Un power bank eviterà lo stress della batteria del telefono. Caricherò un power bank ad alta capacità prima della partenza. I caricabatterie portatili per fotocamere saranno utili. Porterò batterie extra per fotocamere e un caricabatterie. Si prega di includere una torcia o una lampada frontale compatta. Una piccola torcia a LED aiuterà in situazioni di scarsa illuminazione. Un multiutensile può risolvere problemi imprevisti. Metterò in valigia un multiutensile da viaggio con funzioni essenziali. Le mappe e le indicazioni stradali stampate rimangono utili offline. Stamperò una mappa cartacea e salverò le mappe offline sul mio telefono. Il denaro contante e la valuta locale aiuteranno nelle aree remote. Porterò con me un mix di contanti e carte per una maggiore flessibilità. Un ombrello da viaggio e uno strato impermeabile proteggeranno dalla pioggia. Includerò una giacca impermeabile leggera e un ombrello compatto. I calzini comodi extra possono prevenire le vesciche. Aggiungerò altre paia di calzini traspiranti alla lista. Un cuscino da viaggio migliorerà il riposo durante i lunghi viaggi in auto. Porterò un cuscino gonfiabile per il collo per comodità. I tappi per le orecchie e una mascherina per gli occhi favoriranno un sonno riposante. Li impacchetterò entrambi,
per favorire un riposo di qualità in luoghi sconosciuti. Includerete un piccolo kit da cucito per riparazioni rapide? Includerò un kit da cucito compatto con filo e aghi. Un blocco note e una penna consentiranno di annotare e annotare rapidamente. Porterò un taccuino resistente e un set di penne. Un binocolo compatto può migliorare la visione panoramica. Metterò in valigia un binocolo leggero per la fauna selvatica e i panorami. I sacchetti della spazzatura aiuteranno a mantenere il veicolo in ordine. Includerò sacchetti richiudibili piccoli e grandi per i rifiuti e lo stoccaggio. Prendi in considerazione imballaggi ecologici per ridurre gli sprechi. Sceglierò contenitori riutilizzabili ed eviterò la plastica monouso. Un piccolo kit da toilette sosterrà la cura personale. Includerò spazzolini da denti, dentifricio e articoli da toeletta da viaggio. La protezione solare e il repellente per insetti sono importanti vicino alla costa. Selezionerò creme solari ad ampio spettro e opzioni repellenti prive di DEET. Una coperta compatta aggiungerà calore durante le serate fresche. Porterò una coperta da viaggio sottile e isolante per il massimo comfort. Una mappa dei servizi di emergenza locali può essere rassicurante. Annoterò i numeri di emergenza e i centri medici vicini. Preparerai una lista di controllo per verificare gli articoli prima di partire? Creerò una lista di controllo dettagliata e contrassegnerò gli articoli man mano che impacchetterò. La condivisione della lista di controllo ci aiuterà a coordinare le responsabilità. Condividerò la lista di controllo e assegnerò gli elementi a ciascuno di noi. Pianificare spuntini ed elementi essenziali può ridurre lo stress durante il viaggio. Una preparazione accurata ci permetterà di goderci appieno il viaggio. Pianificherai anche prelibatezze o indulgenze speciali. Includerò una piccola selezione di deliziosi snack per festeggiare. Un regalo modesto può elevare l'umore senza eccessi. Equilibrerò le prelibatezze con opzioni salutari per il benessere. Dovremmo inventariare l'auto per lo spazio e le opzioni di archiviazione? Misurerò lo spazio del bagagliaio e pianificherò un layout di imballaggio compatto. Un imballaggio efficiente ridurrà il tempo impiegato per riorganizzare le fermate. Userò cubetti di imballaggio e contenitori etichettati per organizzare gli attrezzi. Ti assicurerai che tutti gli articoli deperibili siano conservati in modo sicuro. Metterò i prodotti deperibili in contenitori isolati, con impacchi di ghiaccio. Un semplice piano alimentare limiterà l'affaticamento decisionale sulla strada. Elaborerò un piano alimentare per ogni giorno con alternative flessibili. Gli snack comuni incoraggiano il divertimento condiviso durante il viaggio. Selezionerò ciotole e piccoli piatti condivisibili per favorire la condivisione. Preparerai una breve lista di prelibatezze locali da assaggiare? Cercherò le specialità locali e le contrassegnerò come tappe opzionali. Assaggiare cibi locali può essere un esercizio culturale e linguistico. Descrivere i sapori ad alta voce sosterrà la pratica linguistica. Includerete anche sacchetti igienici per fazzoletti usati e articoli usa e getta? Imballerò sacchetti biodegradabili da smaltire in modo responsabile. Le informazioni di contatto per le emergenze devono essere accessibili e visibili. Metterò un foglio di contatto stampato nel vano portaoggetti. Controllerai le date di scadenza su tutti i materiali di consumo? Verificherò le date e scarterò tutti gli articoli discutibili. Una piccola stufa o un bollitore portatile possono aiutare a preparare bevande calde.
Includerò una stufa compatta solo se è consentita nei siti pianificati. Le precauzioni di sicurezza guideranno l'uso di qualsiasi dispositivo di cottura. Porterò un piccolo estintore e seguirò le normative locali. Preparerete etichette per i contenitori per identificare le allergie? Etichetterò tutti i contenitori per alimenti con ingredienti e potenziali allergeni. Le etichette trasparenti proteggeranno la salute e sosterranno i pasti condivisi. Metterai da parte un piccolo fondo per acquisti inaspettati? Un fondo di emergenza allevierà le necessità impreviste durante il viaggio. Assegnerò un modesto budget di emergenza e terrò dei registri. Dovremmo preparare una borsa da intrattenimento compatta per i riposi? Preparerò una piccola borsa con carte, giochi da viaggio e un romanzo. Le attività di gruppo possono approfondire la conversazione e l'uso della lingua. Ideerò giochi in lingua breve da giocare durante le soste. Confermerai la disponibilità della refrigerazione nei nostri alloggi? Chiamerò in anticipo e confermerò le opzioni di refrigerazione e conservazione. La comunicazione con gli host eviterà sorprese dell'ultimo minuto. Invierò un messaggio conciso per confermare l'orario e le esigenze del nostro arrivo. Organizzerai contenitori puliti per gli avanzi? Porterò contenitori ermetici per conservare gli avanzi in sicurezza. Un'ispezione finale di tutti gli articoli prima della partenza garantirà la disponibilità. Effettuerò un'ispezione completa utilizzando la lista di controllo e confermerò il completamento. Lezione 3. Scelte e cultura del caffè. Cappuccino e latte macchiato. Io vado con un cappuccino. E tu? Sceglierò un latte macchiato per la sua consistenza morbida. Cosa ti piace di più del latte macchiato? Mi piace il latte cremoso e il sottile sapore dell'espresso. Cosa ti affascina del cappuccino? Preferisco la schiuma bilanciata e la presenza più forte del caffè. Considerate alternative al latte al momento dell'ordine? Richiedo spesso latte d'avena per sapore e sostenibilità. La scelta del latte altera il carattere del caffè? Cambia la sensazione in bocca e talvolta la dolcezza percepita. Hai notato una tendenza verso le caffetterie artigianali? I caffè artigianali enfatizzano l'origine, l'arrosto e l'artigianato della birra. Le caffetterie della terza ondata influenzano i gusti mainstream? Hanno reso popolari i fagioli monorigine e la produzione precisa. Tali tendenze influiranno sui prezzi nei caffè di quartiere? Gli aumenti dei prezzi spesso seguono una maggiore qualità e una maggiore attenzione alla specializzazione. L'aumento dei prezzi potrebbe limitare l'accesso al caffè di qualità? Potrebbe, creando disuguaglianza nelle esperienze culturali quotidiane. È controverso addebitare tariffe premium per le bevande semplici. I dibattiti sui prezzi coinvolgono fattori di valore, manodopera e catena di fornitura. Fai ricerche sull'origine dei fagioli prima dell'acquisto? A volte leggo le note sull'arrosto per capire le aspettative di sapore. L'origine dei fagioli influisce su questioni etiche come il commercio equo e solidale? L'origine influenza la responsabilità sociale e i mezzi di sussistenza degli agricoltori. I consumatori dovrebbero dare la priorità al caffè di provenienza etica? L'approvvigionamento etico sostiene un'agricoltura sostenibile e salari equi.
I consumatori possono verificare le dichiarazioni etiche dei marchi? La verifica richiede certificazioni e catene di fornitura trasparenti. L'atmosfera del caffè è parte del motivo per cui le persone scelgono i cappuccini? L'atmosfera migliora l'esperienza sociale e sensoriale del caffè. La latte art e la presentazione sono importanti per il cliente moderno? L'artigianato visivo può segnalare abilità e aumentare il valore percepito. La latte art è un'abilità significativa o semplicemente decorativa? È sia un'abilità estetica che un segno di formazione da barista. L'ossessione per la presentazione potrebbe distrarre dal gusto? L'eccessiva enfasi sull'aspetto può talvolta mascherare una cattiva estrazione. Preferisci una base per espresso più forte o più delicata? Preferisco un espresso più delicato che si amalgami bene con il latte. Trovi i cappuccini più adatti alla colazione? I cappuccini si abbinano bene ai dolci mattutini e ai pasti leggeri. I latte macchiati sono più adattabili come bevande diurne? I lattes si adattano a conversazioni prolungate e sessioni di lavoro occasionali. La cultura del caffè dovrebbe rispettare apertamente le preferenze individuali? Il rispetto delle preferenze favorisce spazi di caffè inclusivi e diversificati. Gli stili di caffè hanno un significato culturale a livello globale? I rituali del caffè riflettono storia, regione e abitudini sociali. La cultura dell'espresso e la cultura del caffè filtro a volte si scontrano. Sottolineano valori diversi, intensità contro chiarezza. Questo scontro potrebbe diventare un dibattito polarizzante tra gli appassionati? I dibattiti sono accesi, ma spesso alimentano curiosità e innovazione. Il caffè istantaneo e il caffè speciale vengono giudicati ingiustamente? Il caffè istantaneo viene stigmatizzato nonostante la comodità e l'accessibilità del servizio. La convenienza dovrebbe essere riconosciuta come una scelta legittima? La comodità favorisce una vita frenetica e può essere un'opzione pratica. Pensi che i social media abbiano promosso alcune tendenze del caffè? Le piattaforme social amplificano l'estetica e creano tendenze rapide. L'hype può portare a mode insostenibili nel consumo di caffè? Le mode possono causare sprechi e pressioni di alimentazione di breve durata. La sostenibilità è una preoccupazione urgente per le caffetterie di oggi. Molti caffè adottano il compostaggio, il riciclaggio e l'approvvigionamento etico. I clienti accetteranno prezzi leggermente più alti per le pratiche ecologiche? Alcuni lo faranno, se trasparenza e valore accompagnano i costi. Credi che la formazione dei baristi debba includere l'educazione etica? La formazione etica rafforzerebbe gli standard e la responsabilità del settore. Potrebbero nascere polemiche dalle sponsorizzazioni delle celebrità ai marchi di caffè? I legami con le celebrità possono oscurare i veri motivi di approvvigionamento e marketing. Gli influencer dovrebbero divulgare le sponsorizzazioni quando promuovono i caffè? La divulgazione completa mantiene la fiducia e rispetta le normative. La cultura del latte può essere una piattaforma per i contenuti per l'apprendimento delle lingue? Le caffetterie offrono ambienti reali per la pratica della conversazione. I brevi dialoghi nei caffè gioverebbero agli studenti di inglese? I dialoghi pratici modellano le interazioni e il vocabolario naturali. Tali lezioni dovrebbero includere frasi per ordinare, chiacchierare e pagare?
Queste frasi sono essenziali per la competenza e la sicurezza nel mondo reale. L'etichetta è importante quando si ordina il caffè in diversi paesi? L'etichetta varia e richiede sensibilità e osservazione culturale. Le pratiche di mancia creano confusione per i visitatori internazionali? Le norme sulle mance sono molto diverse e possono portare a momenti imbarazzanti. I caffè dovrebbero fornire indicazioni chiare ai turisti sulle mance? Una segnaletica chiara o una guida del personale ridurrebbero l'incertezza e lo stress. Un dibattito sul cappuccino contro il latte potrebbe suscitare un commento sociale più ampio. Può riflettere classe, gusto e accedere a temi all'interno della cultura urbana. Ci sono considerazioni sulla salute nella scelta delle bevande a base di latte? Il latte aggiunge calorie e lattosio, che possono influire sulle scelte dietetiche. I bar dovrebbero offrire informazioni nutrizionali per le loro bevande? La trasparenza nutrizionale consente decisioni informate dei consumatori. Le opzioni a basso contenuto di zuccheri diventeranno più diffuse nei caffè? La domanda di opzioni a basso contenuto di zucchero e personalizzate è in aumento. Pensi che il caffè d'eccellenza integrerà presto più tecnologia? Gli strumenti di automazione e precisione probabilmente uniranno artigianalità e coerenza. L'automazione potrebbe rischiare di sminuire il ruolo creativo del barista? L'automazione può standardizzare la qualità alterando l'espressione artigianale. C. È spazio per esperienze di caffè sia high-tech che incentrate sull'uomo? Molti consumatori apprezzano entrambi, a seconda del contesto e delle preferenze. Gli eventi comunitari nei caffè dovrebbero promuovere qualcosa di più della semplice vendita di caffè? Gli eventi comunitari possono promuovere l'apprendimento, la cultura e le reti locali. Le caffetterie potrebbero diventare centri per incontri di scambio linguistico? Sono luoghi naturali per la pratica informale e lo scambio culturale. Le lezioni di vocabolario sul caffè attireranno studenti di lingue online? Le lezioni a tema caffè combinano interesse e applicazione pratica. I creatori dovrebbero essere consapevoli dell'appropriazione culturale dei contenuti del caffè? La consapevolezza previene le false dichiarazioni e rispetta le comunità di origine. È controverso etichettare alcuni stili di caffè come superiori? Le gerarchie del gusto possono alienare e respingere pratiche diverse. Come possono i contenuti rimanere pubblicizzati ma culturalmente rispettosi? Una presentazione vivace con un contesto fattuale e rispettoso coinvolgerà gli spettatori. Ordinerai subito un cappuccino da confrontare con il mio latte? Lo farò, e possiamo esercitarci a ordinare frasi e dialoghi educati. Pagherò entrambi e potremo discutere delle differenze di sapore mentre sorseggiamo.